Benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e nel video di oggi scopriremo insieme come realizzare un borsellino ad uncinetto con chiusura clic-clac utilizzando il punto ventaglio. Vedremo insieme come realizzare un fondo circolare con la tecnica del cerchio magico e proseguiremo poi andando a realizzare insieme il punto ventaglio, una lavorazione che vi ho già proposto in un altro video tutorial proprio qui sul mio canale YouTube, la pochette Annie. Potrete infatti abbinare il borsellino alla pochette realizzando un set coordinato. Andiamo quindi a vedere la lista dei materiali, tutto quello che ci serve per il nostro progetto e soprattutto andiamo ad uncinettare insieme. Il filato che ho scelto per questo progetto è molto particolare. Si tratta del cotton catenella midi di intrecci preziosi. Vi lascio il link al loro negozio scritto qui sullo schermo e nel box informazioni sotto il video. È un filato 100% cotone America intrecciato ad aghi, lavorabile con uncinetto numero 3. Questo colore in particolare è il pastel silver ed è un filato che non sbiadisce con il lavaggio e soprattutto non si restringe. Lavorerò il tutto con un uncinetto numero 3. Ricordate di adeguare il numero di uncinetto alla tipologia di filato che scegliete di utilizzare e ovviamente alla vostra mano. Avremo poi bisogno di un ago adatto alle dimensioni del nostro filato e di un paio di forbici. Utilizzerò una chiusura clic-clac da 9 cm perfetta per realizzare portamonete. Questa in particolare l'avevo in casa da un po' di tempo, ma potete trovarne tranquillamente anche di tipologie differenti da tutti i rivenditori di materiali per borse. Questa chiusura presenta inoltre già lungo tutto il perimetro dei fori che andremo ad utilizzare per cucire la nostra lavorazione ad uncinetto direttamente alla chiusura. Per effettuare la cucitura andrò ad utilizzare del filo di nylon trasparente. Se non avete a disposizione questa tipologia di filo, potete usare qualunque filo da cucito, purché sia molto resistente. Cominciamo il nostro borsellino partendo dalla realizzazione del fondo. Andremo a creare un fondo di forma circolare utilizzando la tecnica del cerchio magico. Ci sono diversi modi per avviare un cerchio magico, io utilizzo questo. Se ne usate un altro, differente, non c'è nessun problema. Per prima cosa prendo il mio filo e tengo la codina così all'interno del palmo della mia mano. Dopodiché prendo il filo proveniente dalla rocca e lo faccio passare intorno alle mie dita, creando un incrocio qui, nella parte superiore del dito indice. Il primo filo che ci si presenta è quello della codina che tenevamo nel palmo della mano. Il secondo filo, quello che va verso sinistra, è il filo proveniente dalla rocca. Con l'uncinetto passo sotto il primo filo, quello della codina, e prendo il filo proveniente dalla rocca portandolo attraverso. In questo modo. Riprendo il filo proveniente dalla rocca, lo pongo sull'uncinetto e lo porto attraverso, come per realizzare una catenella. Dopodiché posso sfilare la mia mano e ho così avviato il mio cerchio magico. All'interno di questo cerchio dovrò lavorare 12 punti alti. Il primo punto alto viene sostituito da 3 catenelle. 1, 2 e 3. All'interno del cerchio, passando contemporaneamente anche al di sotto di questo filo, quello della codina, vado ora a realizzare 11 maglie alte. Carico il filo, passo sotto i due fili, quello del cerchio e quello della codina, in questo modo, prendo il filo, lo porto attraverso e lavoro un punto alto. Rivediamolo insieme ancora una volta. Carico il filo sull'uncinetto, passo all'interno del cerchio e sotto il filo della codina. In questo modo
prendo il filo ed eseguo un punto alto. Dobbiamo ripetere questi passaggi fino ad ottenere 11 maglie alte, poiché la 12ª maglia alta che ci serve è sostituita da queste 3 catenelle. Completate le 11 maglie alte più le 3 catenelle, abbiamo un totale di 12 punti. Non ci resta che andare ora a tirare la codina del cerchio in modo che queste maglie vadano a chiudersi su loro stesse, formando un piccolo cerchio. Andiamo quindi a tirare la codina, accompagniamo le nostre maglie finché queste non vanno a chiudersi a cerchio, fino ad ottenere questo risultato. Abbiamo ora questo piccolo spazio che dobbiamo andare a chiudere e subito qui davanti a noi 3 catenelle. Entriamo nella terza catenella, quella più in alto, in questo modo, prendiamo il filo e chiudiamo lo spazio con un punto bassissimo. Abbiamo così completato il primo giro di lavorazione del nostro fondo. In questo momento abbiamo un totale di 12 punti. Nel giro successivo dobbiamo andare a raddoppiare i nostri punti, quindi da 12 dobbiamo ottenerne 24. Per fare questo, in ciascuna maglia che ci si presenta, andremo a lavorare un aumento, quindi 2 maglie alte all'interno dello stesso punto di base. Cominciamo questo giro avviando 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto. E nello stesso punto nel quale abbiamo chiuso con una maglia bassissima, alla base delle 3 catenelle andiamo a rientrare ed eseguiamo una seconda maglia alta. In questo modo abbiamo lavorato un aumento. Passiamo al punto successivo, carichiamo il filo e nella stessa maglia di base eseguiamo 2 maglie alte, una e 2. Proseguiamo quindi lavorando 2 maglie alte in ciascun punto che ci si presenta fino a ritrovarci qui, al termine del nostro giro. Andiamo a chiudere questo giro con un punto bassissimo. Lo realizziamo nella terza catenella, quella più in alto, delle 3 catenelle che ci si presentano qui alla nostra sinistra. Entriamo nella catenella e chiudiamo il tutto con il punto bassissimo. Nel prossimo giro continueremo ad aumentare, ma andremo ad alternare una maglia alta singola ad un aumento per tutto il giro. Realizziamo 3 catenelle che sostituiscono un punto alto e nel punto successivo lavoriamo una maglia alta singola. Nel punto seguente realizziamo un aumento, quindi lavoriamo 2 maglie alte all'interno della stessa maglia di base. Proseguiamo alternando una maglia alta e un aumento fino a ritrovarci qui, al termine del nostro giro. Quando arriviamo al termine del giro, nell'ultimo punto disponibile lavoriamo un punto alto singolo. L'ultimo aumento del giro lo dobbiamo andare a lavorare qui, alla base della maglia bassissima con la quale abbiamo chiuso il giro precedente, esattamente nello stesso punto nel quale abbiamo lavorato le 3 catenelle iniziali. Carichiamo quindi il filo sull'uncinetto, entriamo qui nel punto bassissimo alla base delle 3 catenelle e lavoriamo un punto alto. In questo modo questo punto più le 3 catenelle costituiranno l'ultimo aumento di questo giro. Giro che andiamo a chiudere con un punto bassissimo nella terza catenella, quella più in alto, esattamente come abbiamo fatto per i giri precedenti. Cominciamo il prossimo giro sempre con 3 catenelle. In questo giro andremo ad alternare 2 maglie alte ad un aumento per tutto il giro.
Quindi nelle prime 2 maglie che ci si presentano lavoriamo un punto alto singolo. E nella maglia successiva lavoriamo un aumento. Alterniamo 2 maglie alte e un aumento per tutto il giro. Sugli ultimi 2 punti che ci si presentano lavoriamo una maglia alta singola e realizziamo un ultimo punto alto sul punto bassissimo con il quale abbiamo chiuso il giro precedente. Così questa maglia alta più le 3 catenelle costituiranno l'ultimo aumento di questo giro. Concludiamo il giro sempre con un punto bassissimo sulla terza catenella, quella più in alto. Appoggiamo per un momento la chiusura sul nostro fondo. In questo momento potete notare come la mia lavorazione copra interamente tutto lo spazio della mia chiusura. Se utilizzate un filato diverso potreste dovervi fermare a un giro di lavorazione prima, perché vi ricordo che questo filato è particolarmente sottile. E solitamente nei miei video tutorial io termino sempre la lavorazione del fondo in modo che questo rimanga all'interno dello spazio della chiusura, cioè che non esca nella parte esterna. Ma nel caso di questo borsellino volevo un effetto molto più pieno e soprattutto andrò ad utilizzare un punto che tende molto a stringere. Per questo motivo ho deciso di realizzare un fondo che copra interamente sia lo spazio interno che il bordo della mia chiusura. Per questo giro andremo a lavorare una maglia bassa in costa retro su ciascun punto che ci si presenta, senza nessun aumento. Cominciamo dal punto nel quale abbiamo chiuso il nostro giro con un punto bassissimo, all'interno della terza catenella, quella più in alto. Dobbiamo entrare nello stesso punto, prendendo però solamente la metà costina più lontana della nostra catenella. Quindi entriamo solamente nella metà costina più lontana rispetto a noi. Prendiamo il filo ed eseguiamo un punto basso. Ci spostiamo nella maglia successiva. Anche in questo caso prendiamo solamente metà costina e lavoriamo un punto basso. Procediamo in questo modo lavorando una maglia bassa in costa retro per tutti i punti che ci si presentano fino al termine del giro. Lavorata l'ultima maglia bassa in costa retro, dobbiamo ora andare a chiudere questo giro e a cominciare con la lavorazione del corpo del nostro borsellino. Davanti a noi che cosa abbiamo? Un punto che abbiamo realizzato eseguendo la prima maglia bassa in costa retro e la prima maglia bassa in costa retro completa che abbiamo lavorato. A questo punto manca la parte superiore che andiamo ora a realizzare sfruttando l'asola del nostro filo, generando così una chiusura invisibile di questo punto. Sfiliamo l'uncinetto ed entriamo da dietro nella prima maglia bassa in costa retro completa che abbiamo lavorato. Prendiamo la nostra asola e andiamo a porla sull'uncinetto, dopodiché la portiamo sul retro del lavoro. In questo modo la nostra asola diventa la parte superiore di questo punto. Andremo ad eseguire il corpo del borsellino a punto ventagli. Per prima cosa facciamo una catenella e nel primo punto sottostante, quello dal quale nasce la nostra catenella, eseguiamo un punto basso. Dopodiché dobbiamo saltare le prossime 2 maglie che ci si presentano e nella terza andiamo ad eseguire 5 punti alti. Carichiamo il filo, entriamo nella terza maglia
e nello stesso punto lavoriamo 5 maglie alte. Otteniamo così il primo ventaglio di questo giro e dobbiamo ora bloccare questo ventaglio sulla nostra lavorazione. Per fare questo saltiamo i prossimi 2 punti sulla base e nel terzo punto lavoriamo un punto basso. Questa combinazione di maglia bassa, 5 maglie alte e una maglia bassa, saltando 2 punti sulla base, è quella che dobbiamo ripetere per tutto questo giro. Saltiamo 2 punti sulla base, nel terzo lavoriamo 5 maglie alte, che compongono un ventaglio. Saltiamo poi 2 punti sulla base, 1 e 2, e nel terzo punto lavoriamo una maglia bassa. Dopodiché ricominciamo ripetendo questa sequenza di punti fino ad arrivare qui, al termine del nostro giro. Arrivati al termine del giro, se abbiamo lavorato correttamente, ci avanzeranno precisamente 2 punti di base, di cui uno è composto dall'asola che avevamo portato sul retro del lavoro. Per concludere il giro dobbiamo lavorare un punto bassissimo sulla maglia bassa con la quale abbiamo cominciato questo giro. Quindi saltiamo i 2 punti sulla base, andiamo sulla maglia bassa ed eseguiamo un punto bassissimo. Cominciamo direttamente il secondo giro. Realizziamo 3 catenelle che sostituiscono un punto alto. Poiché sopra questa maglia bassa dobbiamo andare ora a realizzare un ventaglio composto da 5 maglie alte come quello che abbiamo eseguito nel giro precedente. Le 3 catenelle sostituiscono il primo punto alto. Rientriamo sulla maglia bassa e andiamo a lavorare 4 punti alti. Davanti a noi abbiamo ora 5 punti alti, quelli che abbiamo lavorato nel giro precedente. Sulla terza maglia alta, quella centrale, dobbiamo andare ad eseguire un punto basso. Quindi saltiamo una e 2 maglie alte, andiamo sulla terza ed eseguiamo un punto basso. In tutto questo giro dobbiamo lavorare un ventaglio sopra la maglia bassa che ci si presenta e andare poi a chiuderlo sulla terza maglia alta, quella centrale, del ventaglio sottostante. Ora che abbiamo fatto il punto basso, dobbiamo lavorare un nuovo ventaglio e andremo ad eseguire 5 maglie alte su questo punto basso. Carichiamo il filo, entriamo nel punto basso e lavoriamo 5 punti alti. Fatto questo, ci spostiamo sul ventaglio sottostante, saltiamo una, 2 maglie alte e andiamo sulla terza, dove realizziamo un punto basso. Questi sono tutti i passaggi che dobbiamo ripetere per questo giro. Ripetiamo questi passaggi fino a ritrovarci qui, al termine del nostro giro, che andiamo ovviamente a chiudere insieme. Al termine del giro, sull'ultimo ventaglio disponibile, sempre sulla terza maglia alta, lavoriamo un punto basso. E dobbiamo ora completare la nostra lavorazione andando ad agganciarci qui sulla prima maglia alta che abbiamo lavorato, che in questo caso è composta da 3 catenelle. Entriamo nella terza catenella, quella più in alto, e lavoriamo un punto bassissimo. Dobbiamo ora fare un ragionamento. In questo momento siamo sulla prima maglia alta delle 5 maglie alte di un ventaglio. Sappiamo che dobbiamo lavorare una maglia bassa al centro di ogni ventaglio e un ventaglio su ogni maglia bassa che ci si presenta, perché i passaggi sono gli stessi che abbiamo appena visto in questo giro. Dobbiamo quindi spostarci dalla prima maglia alta sulla terza per poter eseguire un punto basso. Lavoriamo quindi un punto bassissimo sulla seconda maglia alta, quella che ci si presenta subito qui,
lavoriamo un punto bassissimo sulla terza e nello stesso punto lavoriamo un punto basso. Così siamo pronti a riprendere con la nostra lavorazione. Cosa abbiamo davanti a noi? Un punto basso, quindi qui dobbiamo lavorare un ventaglio di 5 maglie alte. E sul ventaglio sottostante che abbiamo davanti a noi contiamo 1, 2 e 3 maglie alte e sulla terza eseguiamo un punto basso. E proseguiamo ora per tutto il giro ripetendo esattamente gli stessi passaggi che abbiamo visto nel giro precedente. Come concludiamo questa lavorazione? Maglia bassa sull'ultimo ventaglio disponibile e qui sulla maglia bassa lavoriamo un ultimo ventaglio. Concludiamo questo giro sulla maglia bassa con la quale abbiamo iniziato il nostro giro eseguendo direttamente un punto bassissimo. I passaggi che abbiamo visto nel secondo e terzo giro di ventagli sono quelli che dobbiamo ripetere per tutto il resto del nostro progetto. La base di lavoro è sempre la stessa. Sulla terza maglia alta si lavora un punto basso, su ogni maglia bassa si lavora un ventaglio. L'apertura e la chiusura del giro dipenderanno sempre da quello che abbiamo davanti a noi. In questo momento, avendo chiuso con un punto bassissimo sulla maglia bassa, sappiamo di dover lavorare un ventaglio, quindi cominciamo ripetendo gli stessi passaggi che abbiamo visto all'inizio del secondo giro. Nel giro successivo noi andremo a chiudere con un punto bassissimo sulla terza catenella che sostituirà la prima maglia alta del nostro ventaglio. Ripeteremo poi i passaggi che abbiamo visto nel terzo giro, lavorando a maglia bassissima fino alla terza maglia alta, sulla quale andremo ad eseguire un punto basso. Non dobbiamo quindi fare altro che ripetere gli stessi passaggi che abbiamo visto insieme, giro dopo giro, ventaglio dopo ventaglio, fino ad ottenere un risultato come questo. Ho lavorato ripetendo i passaggi che abbiamo visto insieme fino a raggiungere un'altezza complessiva di circa 10 cm, prendendo come punto di riferimento il giro di maglia bassa in costa retro che abbiamo lavorato subito dopo il fondo e da lì a salire. Per poter cucire la nostra lavorazione alla chiusura dobbiamo ora andare a pareggiare il tutto con un ultimo giro di ventagli, lavorati però in un modo un po' particolare. Ho terminato questo giro dopo aver eseguito un ventaglio e un punto bassissimo sulla prima maglia bassa che mi si presentava. Per pareggiare la mia lavorazione devo andare ora ad eseguire in questo punto sempre un piccolo ventaglio, ma questo ventaglio sarà composto da 3 mezze maglie alte lavorate sempre sulla maglia bassa. Carico quindi il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto e porto fuori il filo. Ho 3 asole sul mio uncinetto che vado a chiudere insieme caricando il filo. Nello stesso punto vado ad eseguire altre 2 mezze maglie alte. Davanti a me ora ho un ventaglio composto da 5 maglie alte. Devo saltare la prima maglia alta e sulla seconda, terza e quarta vado ad eseguire un punto basso. E sulla maglia bassa che mi si presenta qui vado a lavorare un ventaglio di 3 mezze maglie alte. Salto quindi tutti i miei punti e sul punto basso eseguo 3 mezze maglie alte. Ho un ventaglio di 5 maglie, sulla seconda, terza e quarta vado ad eseguire un punto basso.
Vedete come, eseguendo questi passaggi, la nostra lavorazione si è pareggiata? Non abbiamo più le punte che andavano a formarsi con i nostri ventagli di 5 maglie alte. Dobbiamo proseguire ripetendo questi passaggi fino ad arrivare al termine del nostro giro. Concludiamo questo giro e completiamo la nostra lavorazione ad uncinetto eseguendo una maglia bassissima nella prima mezza maglia alta che abbiamo lavorato all'inizio del giro. Dopodiché non ci resta che allungare l'asola, sfilare l'uncinetto, tagliare il filo e una volta sfilata la nostra asola andare a bloccare il filo all'interno del nostro lavoro. La nostra chiusura presenta una scanalatura con dei piccoli fori all'interno della quale dobbiamo andare ad inserire la nostra lavorazione ad uncinetto. Perciò apriamo la chiusura, prendiamo la lavorazione ad uncinetto, la facciamo passare al centro nello spazio della chiusura e andiamo a distribuire il lavoro ad uncinetto all'interno della scanalatura. Per fare questo andiamo ad utilizzare un ago, un bastoncino, qualunque cosa che ci permetta di spingere il lavoro all'uncinetto all'interno di questo spazio. Per aiutarmi a tenere contemporaneamente insieme la chiusura e la lavorazione ad uncinetto, vado ad aiutarmi con delle pinzette per tessuti. Le potete trovare tra i miei consigli per gli acquisti Amazon nel box informazioni sotto il video, oppure potete tranquillamente utilizzare delle mollette che avete in casa. Andiamo quindi a prendere un ago da cucito, il filo di nylon e passiamo alla cucitura delle due parti. Per cucire prendiamo il filo di nylon, lo poniamo su un ago e lo andiamo a bloccare all'interno del lavoro. Il nostro ago deve passare contemporaneamente attraverso la lavorazione ad uncinetto e attraverso il primo foro presente sulla chiusura, in questo modo, e portiamo con noi il filo dall'interno della nostra lavorazione verso l'esterno. Dopodiché ci spostiamo nel foro successivo, portando il nostro ago sempre attraverso il foro e attraverso anche la lavorazione ad uncinetto. Una volta portato il filo all'interno, ci sposteremo nuovamente nel foro successivo e dobbiamo proseguire in questo modo foro dopo foro, cucendo insieme le due parti lungo tutto il perimetro della nostra chiusura. Dopodiché andiamo a bloccare il filo. Siamo così arrivati al termine del nostro video tutorial per realizzare un borsellino con chiusura clic-clac da 9 cm eseguito con il punto ventaglio. Abbiamo visto insieme come lavorare un fondo circolare utilizzando la tecnica del cerchio magico e soprattutto come andare ad eseguire questo punto. Una lavorazione che potete ritrovare in un altro mio progetto proprio qui sul mio canale YouTube, la Pochette Annie. Potrete ad esempio fare un set composto da pochette più borsellino abbinato. Perciò se questo tutorial vi è piaciuto e l'avete trovato interessante, fatemelo sapere con un bel pollice in su, un commento proprio qui sotto il video e se ne avete piacere vi invito a iscrivervi proprio qui sul mio canale. L'iscrizione è completamente gratuita e potrete trovare tanti tutorial di borse e non solo realizzate ad uncinetto oppure progetti con i ferri da maglia. Perciò con il mio borsellino a punto ventaglio vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività e vi aspetto in un prossimo video sempre qui sul mio canale YouTube. A presto!